Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Continuo la serie su come fare la birra in casa iniziando a parlare di materie prime partendo dai malti base. Quali sono, che varietà esistono e quali scegliere in base alla birra e al risultato che vogliamo ottenere. Siamo nell'ambito dell'all grain ovviamente, per cui necessitiamo di materie prime che generino zuccheri fermentescibili, ed in questo caso si parla appunto di cereali maltati. L'orzo, il frumento o altri cereali non possono essere utilizzati per la birrificazione in modo grezzo, così come vengono raccolti, ma necessitano di quei passaggi che permettono a questi di generare enzimi per poter trasformare i propri carboidrati da lunghe catene di amido in catene più corte come il maltosio, il maltotriosio e le destrine. Il maltosio in particolare è quello che funge da alimento principale per il lievito, che con la trasformazione lo converte in alcol e CO2, trasformando in questo modo il mosto in birra. Per questo motivo abbiamo bisogno di grani maltati per fare la birra. Si possono utilizzare anche cereali non maltati, ma non in esclusiva, perché servono comunque gli enzimi dell'orzo o del frumento maltato. Questo processo consiste appunto nella maltazione e nella birrificazione moderna viene seguito in genere dalle grandi aziende produttrici di malti. Maltare l'orzo in casa è molto impegnativo e i risultati possono essere imprevedibili. Partendo dall'orzo, che varietà di malti esistono? Distinguiamo subito intanto malti base e malti speciali. I malti base sono quelli prodotti con il fine di sviluppare enzimi che siano in grado di autoconvertire totalmente l'amido presente in zuccheri semplici e quindi poter essere utilizzato in gran percentuale o in esclusiva per produrre una birra. I malti speciali invece sono malti che subiscono dei passaggi particolari di caramellizzazione o tostatura che tramite reazioni di Maillard modificano irreversibilmente la struttura di zuccheri e proteine conferendo degli aromi particolari come quelli che otteniamo cuocendo o tostando i cibi. Quindi avendo gli zuccheri caramellizzati o proprio bruciati non sono in grado di produrre un mosto fermentescibile e non vanno usati in esclusiva ma in piccole percentuali. Di questi vi parlerò poi in un altro video. I malti base possono essere prodotti da varietà di orzo differenti. In genere in birrificazione si fa distinzione tra due grandi famiglie. Orzi distici, cioè con una spiga a due file di semi, sono tipicamente europei e hanno cariossidi più grosse e maggior contenuto di carboidrati in percentuale. Orzi polistici o esastici come quello americano, dove la spiga ha 6 file di semi che risultano diversi anche nella composizione, avendo molte più proteine e sviluppano anche più enzimi. Per la maggior parte degli stili di birra oggi si preferiscono gli orzi distici. I malti base di orzi distici vengono prodotti più o meno allo stesso modo e si distinguono principalmente per l'ultima fase, quella di asciugatura ed essiccazione, dove il malto viene riscaldato a una certa temperatura e sviluppa un colore e degli aromi più o meno biscottati. Il primo malto base, partendo dai malti più chiari e più scuri, è il malto Pilsner. Con Pilsner o Pilsen intendiamo un malto nato in Germania con le moderne tecniche di maltazione che consentivano di non abbrustolire troppo i grani e di poter produrre birre di colore sempre più chiaro di quelle prodotte fino a quel tempo, come le celebri Pilsner prodotte a Pilsen in Repubblica Ceca che diventarono famose anche per questo aspetto. È un malto che può essere molto chiaro, intorno ai 3-4 EBC di colore, poiché viene asciugato a temperature più basse, tra i 60 e gli 80 gradi, e sviluppa degli aromi delicati di panificato e di cracker. È considerato un malto non troppo modificato, quindi si presta bene ad ammostamenti multistep con eventuali protein rest e passaggi di decozione, che consentono di sviluppare più melanoidine e aumentare anche l'efficienza in ammostamento. Ha comunque un contenuto enzimatico più che sufficiente per convertirsi da solo, quindi può essere utilizzato in esclusiva. È ottimo per tutte le birre a bassa fermentazione e per birre belghe di ispirazione trappista o d'abbazia, saison e birre di frumento insieme ovviamente a quest'ultimo. Del Pilsner esistono versioni floor malted, cioè maltati a terra, una tecnica tradizionale in cui i grani vengono mescolati manualmente a terra in ampie sale e questo permette ai microrganismi presenti nell'orzo di conferire qualcosa di particolare e riconoscibile.
Anch'io ho usato quest'anno su una Pilsner di ispirazione ceca un malto Pilsner maltato a terra. Non saprei dirvi se la differenza si sente in modo rilevante, a mio parere se dovete fare una lager chiara può andare bene sia l'uno che l'altro. Per apprezzare queste sottigliezze ci vorrebbe davvero tanta esperienza e capacità più avanzate. In ambito casalingo, dove tutto è molto variabile, si fa più fatica. Subito dopo il Pilsner c'è il malto Pale. È un malto chiaro di origine britannica che, venendo essiccato a temperature un po' più alte del Pilsner, sviluppa un colore un po' più carico, tra i 4 e i 6 ABC, e sviluppa un aroma maltato più intenso e un carattere più sul biscottato e sul miele. È un malto con maggiore tasso di modificazione, per cui ha anche una concentrazione di enzimi maggiore e può essere utilizzato in ammostamenti monostep di durata non troppo prolungata. Si dice che questi malti siano in grado di autoconvertire tutti gli zuccheri in 20-30 minuti. Ciò nonostante è preferibile comunque prolungare un po' l'ammostamento, almeno fino ai 50-60 minuti. È un malto molto adatto a stili di stampo britannico o americano, ale luppolate, porter, stout e strong ale. Avendo un carattere maltato più presente, se non vogliamo che la birra risulti troppo spinta sulla parte maltata, su una birra luppolata a bassa gradazione ad esempio, possiamo tagliarlo con un po' di Pilsner in percentuale a nostra scelta. Tra i malti Pale, una varietà molto nota e comune è il Mary Sotter, il cui nome fa riferimento a una varietà di orzo distico inglese, considerata di qualità superiore, che dovrebbe avere un carattere ancora più deciso degli altri Pale e un colore che si spinge fino a 5-7 BC. Ma oggi esistono anche versioni chiare di Mary Sotter. È un malto perfetto per ale britanniche dal carattere maltato più presente, come bitter, brown ale, scotch ale, stout e porter. Sempre rimanendo in Inghilterra c'è un malto tipico di un singolo stile di birra da cui trae appunto il nome. Non è tra i più diffusi e utilizzati, ma è degno di essere citato. È il malto mild, dal colore che va fino a 7-9 BC, simile ad un pale ma più dolce, con un leggero tocco di tostatura in più e note di frutta secca. È indicato principalmente per produrre le mild, birre dolci a bassa gradazione alcolica, con carattere piuttosto maltato ma non stucchevole. Oggi solitamente brassate nella loro versione più dark con il contributo di malti speciali, ma in passato erano molto più chiare. È anche indicato per produrre birre low alcohol. Torniamo adesso in Germania e troviamo il malto Vienna. È un malto essiccato a temperature superiori di un Pilsner, con colore che si spinge fino a 7-9 BC. Ha un gusto dolce e maltato tipico con sfumature di pane tostato e leggero caramello. Si può usare in piccole percentuali insieme al Pilsner su birre più chiare per aumentare il carattere e la complessità. Io ad esempio ne uso circa il 15% sulla mia Pilsner, oppure percentuali maggiori su birre ambrate a bassa fermentazione come Festbier, Marzen, Bock. Viene utilizzato al 100% nelle Vienna Lager. Infine troviamo il malto Monaco. È prodotto partendo da orzi con buon contenuto proteico e in maltazione si favoriscono particolarmente le reazioni di Maillard che producono appunto le melanoidine, sostanze aromatiche fortemente coloranti che conferiscono al malto un colore più ambrato ed intensi aromi di caramello, crosta di pane e biscotto. Le versioni più comuni hanno un colore molto variabile che può oscillare tra i 12 e i 18 BC, esistono però anche versioni di Dark Munich che si spingono fino a 35 BC, che per un malto base è un valore davvero molto alto. Ha un buon potere diastatico, quindi può essere utilizzato in esclusiva, ma si sconsiglia di farlo perché può rendere la birra davvero pesante e stucchevole. Come per il Vienna si può utilizzare in piccole percentuali per arricchire birre chiare come Pilsner, Helles, Weissbier, salendo via via su Festbier e Marzen, fino a percentuali più significative su Dunkel e Doppelbock. Sono molto comuni e apprezzati anche in Belgio, dove vengono utilizzato spesso in grist di birre ad alta gradazione e complessità come Belgian Double, Belgian Dark Strong Ale, Bière de Garde e birre di Natale. È un malto che può aumentare la complessità e il carattere di qualunque birra e ha delle note di caramello molto caratteristiche ma che vanno sapute dosare. Per cui il mio consiglio è di usarlo dove serve ma senza esagerare. Nel dubbio fate riferimento alle percentuali consigliate per quel particolare stile di birra. Io ne uso il 18% sulla Marzen e il 33% sulla Bière de Garde, in entrambe insieme al Vienna presente in percentuali maggiori. Quest'anno l'ho aggiunto anche alla Porter al 18% e devo dire che ne ha aumentato la complessità della parte maltata in modo abbastanza percepibile. Ultimo malto della lista è lo Smoked, o meglio il Rauch, cioè il malto affumicato.
È di base un pilsner affumicato durante la germinazione con fumo di legna di diverso tipo. Ha un colore di base chiaro ma può arrivare fino a varietà più scure, quindi tra gli 8 e i 15 EBC. Mantiene sempre un alto potere di estatico, ma avendo un carattere molto deciso si tende a utilizzarlo insieme ad un malto non affumicato. Può conferire caratteristiche note affumicate che ricordano il prosciutto o meno gradevoli note di fumo e di posacenere. Il suo carattere muta con la fermentazione e la maturazione, ma può essere difficile da bilanciare nel modo giusto per ottenere un risultato gradevole. È tipico nelle famose Rauchbier di Bamberga o nelle tradizionali Märzen. Una variante simile ma di origine britannica è il malto torbato, cioè un malto pale affumicato su torba, utilizzato principalmente nelle distillerie per la produzione del whisky. Si può dosare in modo molto attento su certe strong ale, su porter e imperial stout, per aumentarne la complessità e dargli, se vogliamo, anche questo sentore di affumicato. Sulle birre scure però facciamo attenzione perché già i malti roasted di black e chocolate possono lasciare aromi bruciati di troppo, quindi sarebbe meglio usarlo a dosi molto controllate, tra il 2 e il 5% massimo. Con questo abbiamo concluso il video sui malti base. In un altro video vi parlerò poi dei malti speciali e in un altro video parleremo di altre tipologie di grani a parte l'orzo, maltati e non. Spero di avervi detto tutto il necessario per conoscere e saper scegliere i malti base. Se avete dubbi o domande, scrivetemi qui sotto nei commenti. Se vi piacciono questi video in particolare, mostratemelo qui sotto con un commento o con il vostro supporto lasciandomi un like e iscrivendovi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.